Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vi farò vedere un mezzo motorizzato, sempre a batteria, ma diverso dal solito. Non è un vero e proprio mezzo quello di cui vi parlerò, ma è un kit per rendere motorizzato il SAP, quindi avere un'assistenza mentre si utilizza il SAP. E per chi non lo sapesse, il SAP è un stand-up paddle, è una tavola con dentro tanti filamenti che rendono questo salsicciotto gonfiabile quasi rigido, quindi è una tavola semi-rigida, gonfiata a determinate pressioni, in questo caso 15 psi, quindi 1.05 bar, e al posto della pinna si mette questo motore che è abbastanza grande e all'interno ha la batteria che è molto piccola. Questa batteria garantisce in 3 modalità, ovviamente 3 tempistiche diverse di durata, variano da 45 minuti a 2 ore di utilizzo. Giornata più sbagliata negli ultimi 17 mesi per provare il SAP, però col motore questa cosa qua secondo me la si riesce a superare. Tanta corrente c'è, però vabbè, vediamo se cala un po'. Ancora troppo mosso. Vediamo se fra un'oretta si abbassa, altrimenti questo video è fallito. Niente, video annullato perché c'è troppo mare. Quindi andiamo a casa e vi faccio vedere nel mio ambiente lavorativo perfetto, lo studio, come funziona il motore e ve ne parlo meglio senza averlo provato. Se avrò un'altra occasione vi porterò un contenuto sul mare. Ottimo, sono appena arrivato a casa dopo una giornata di delusione. Vi anticipo già che il motore non riuscirò a utilizzarlo a breve, perché solo questo mese dovevo portare 9 video ed è praticamente impossibile portarne 9. È solo il 10 di settembre e dovevo creare 9 video ed è veramente impossibile perché in mezzo ho altre cose da fare, quindi purtroppo questo video sarà un po' un flop, ma vi posso parlare di questo motore toccandolo con mano, spiegandovi un po' di cose che online non si trovano. Come prima cosa, ovviamente nel kit vi danno un telecomando e il motore con la batteria all'interno, caricabatterie sia per il telecomando che è magnetico, la ricarica, e per quanto riguarda la batteria ha un connettore come quelle delle batterie del drone, cioè XT. Allora, oltre a questo ci sono svariati accessori che vedete in questa foto, cioè il cinturino largo per il polso, il cinturino più stretto a strap per le pagaie, l'adattatore per le pagaie, il caricabatterie. Questo non è nuovo, è un Decathlon Rent, quindi si può noleggiare al costo di circa 10 euro al giorno. Più andate avanti con i giorni e meno costa il noleggio, quindi molto vantaggioso noleggiarlo se lo utilizzate poco o se volete provarlo prima dell'acquisto. Allora, come funziona? Molto semplice, si mette al posto della pinna bloccandolo con la solita spinetta, quindi clic e si blocca sul SAP come in queste foto, prende acqua dai lati, va dentro e la butta in avanti. La durata varia in base alla modalità, ha 3 modalità, la 1 può durare fino a 120 minuti, la 2 90 minuti, la 3 45 minuti. Il motore ha una potenza di 200 watt, quindi non male. Non aspettatevi un vero e proprio motore, quindi planata sul SAP o sul kayak,
perché questo dà solo un'assistenza, quindi riesce a farvi raggiungere magari più distanza con la stessa fatica che fareste. Va bene solo per SUP e kayak della Decathlon e non tutti i modelli, solo i modelli che hanno la pinna che si aggancia e si blocca di lato e non quella con la vitina come qualche anno fa. Ora vi faccio vedere come funziona. Allora, la batteria si mette verso il basso, con lo spinotto verso il basso e l'attacco verso l'alto. Si attacca allo spinotto e fa questo rumore. Okay, è un motore brushless, quindi riesce a fare un po' di rumore. Qua c'è un segno del lucchetto. Noi abbiamo questa lineetta che va spinta fino al lucchetto. Ok? A questo punto il motore è pronto per essere agganciato sul nostro SUP kayak, fermato con la spina di sicurezza. Possiamo accendere il nostro telecomando. Il telecomando, se è nuovo, bisogna sintonizzarlo, se invece è il suo e l'avete già fatto, basta accenderlo col tasto qua. Come potete vedere, mi segna il collegamento, il livello di batteria del motore e le varie modalità 1, 2 e queste 3, 1, 2, 3. Eventualmente, se è nuovo, vi faccio vedere come si fa a sintonizzarlo. Collego il motore, fa il rumore, ovviamente facciamo caso che questo è il motore nuovo, continuerà a lampeggiare di blu, teniamo premuti il tasto meno e il più assieme, la spia blu lampeggia, adesso sta cercando il motore da associarsi. LED termina di lampeggiare velocemente e poi ci segna la batteria del motore. Se non sbaglio il motore sta attorno ai 2 kg, 1,9 kg, quindi non pesantissimo. Chiaro che sono 2 kg in più da portarsi sullo zaino, è da valutare se bisogna fare tanta strada. Io adesso scollego il motore, scollego la batteria per sicurezza, spengo il telecomando, sempre col tasto di spegnimento e accensione. Il telecomando ha una durata di circa 10 ore. Mi dispiace non aver portato un video più qualitativo, ma oggi ero veramente gasato per provarlo, ma purtroppo le condizioni del mare erano proibitive, non si capisce molto dalle riprese, ma c'erano onde abbastanza grandi e parecchia corrente, quindi non avrei potuto capire quanto spingeva, se spingeva abbastanza. Mi dispiace ulteriormente non poterlo provare a breve perché ero molto curioso di testare questo prodotto, però non mancherò a farlo appena ne avrò l'occasione. Questo mese vi dico già che sarà praticamente impossibile, e se avete qualsiasi domanda riguardo questo prodotto e riesco a rispondervi, scrivetela pure nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video che saranno un po' diversi dal solito.